Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo, che è il canale per voi creativi e creative, è arrivato al numero 6. Sì, questa è la puntata numero 6 di come creare una cascata in miniatura. Nella puntata precedente abbiamo visto come attaccare, come inserire questa erbetta elettrostatica con l'attrezzo adeguato. Potete andarla a vedere, vi lascio la playlist. Ora dobbiamo andare a mettere però dei dettagli prima di andare avanti, perché ci vogliono prima i dettagli e poi si possono inserire altri oggetti come l'acqua e come tutto quello che ne concerne. Quindi riandiamo sul tavolo e ovviamente prima di andare sul tavolo, così per farmi contento, potete anche iscrivervi, mi raccomando, e seguirmi sui social soliti. Andiamo? Andiamo sul tavolo! In questa puntata mettiamo dei dettagli a questa cascata in miniatura e mi sono messo qui le mie solite vaschette con dentro quello che mi serve. Abbiamo del terreno da questa parte o cose e oggetti che riguardano il terreno, abbiamo i licheni e abbiamo tutto quello che mi serve per quanto riguarda della resina di vario tipo, poi ve la farò vedere. Adesso dobbiamo però mettere dei dettagli, alcune rocce dove abbiamo messo l'erba, dei rami, dei licheni, insomma dobbiamo fare qualcosina e andiamo a mettere subito i licheni, che in questo caso io userò questi che sono di un verde piuttosto scuro per rimanere sempre in quest'ambito. Mi servirà la colla che non ho preso, ma prendo subito, eccola qua, e andiamo a metterla dove ci serve. Qua abbiamo un tappo di colla che non ci serve, andiamo a metterla, userò uno stuzzicadenti. Pinzette! Comincia a prendere corpo, come vedete, solo aggiungendo dei licheni in questo caso comincia a prendere corpo. Altra vegetazione però la dovremo mettere alla fine, perché prima dobbiamo poi lavorare la nostra acqua e prima ovviamente va messa l'acqua, altrimenti le altre cose ci impedirebbero di lavorare bene con l'acqua. Ora andiamo avanti e mettiamo degli altri dettagli. I licheni direi che al momento sono abbastanza, ma possiamo sempre metterli e ne aggiungerli quanti vogliamo durante il corso della nostra creazione. Adesso io voglio mettere dei rametti che avevo qua da eccoli qua, avevo dei rametti che avete visto anche in diorami insieme, per esempio. Devo andarli a tagliare.
Messi tutti i rametti che vogliamo, adesso vado a mettere invece delle rocce anche sulla parte dove ho messo l'erba. Per le rocce userò sempre i miei sassolini che abbiamo usato per fare anche quelli che già ci sono. E anche i nostri sassolini glieli abbiamo messi. Possiamo fare altre variazioni, per esempio possiamo anche poi, una volta asciutti, andare a dipingere un po', a dargli quelle ombreggiature un po' più marcate anche ai sassi che abbiamo messo ora, per renderli un po' più omogenei col tutto. Volevo aggiungere qualcos'altro, per esempio altri licheni in questo caso. Avete visto come con dei dettagli si riesce a far risaltare moltissimo tutto quello che avete fatto. Ora, visto che possiamo anche, diciamo così, mettere già qualcosa a livello di acqua, la metterei, e per fare il fondo e la parte sopra del fiume userò la resina. Vediamo se ce n'è ancora, la resina UV. Siccome di quella ne ho poca, mettiamone un'altra. La vado a mettere qua, prima sui bordi, visto che è resina UV, va da sé che insomma mi farà dei bordi, e quindi quella che andrò a mettere in centro non andrà a sbordare. Vedete che è già asciutta. Andiamo a fare la stessa cosa sul retro. E ora possiamo metterla invece al centro. Come vedete, spero si vedano i riflessi, è già un po' d'acqua. In questo caso, anche se questa non è una resina di gran qualità, perché la resina UV comunque non è di gran qualità, però ci sta su un diorama del genere, anche se poi diventa leggermente giallina, perché questa diventa leggermente giallina, però non va a intaccare troppo il colore, in realtà va a modificare in maniera positiva poi tutto il resto. Adesso andiamo a fare il fondo.
e lo fermiamo con la lampada UV. Ecco qua, spero si veda il riflesso. Ho fatto una leggera patina in modo tale che coprisse un po' anche le rocce che avevo messo sul fondo. Adesso farò una sorta di linea di demarcazione, però ricordatevi che noi qua abbiamo già delimitato, quindi dobbiamo andare un po' tra virgolette a occhio in questo caso, perché questo verrà rimosso soltanto dopo. Ebbene, anche per questo video e per questa sesta puntata siamo arrivati alla fine. Abbiamo visto, insomma, spero vi piaccia come sta venendo questo diorama della cascata. Oggi abbiamo visto anche i dettagli e come creare la base d'acqua per il nostro diorama, in questo caso una base molto piccola, molto soft, perché effettivamente ci serve così, almeno in questo caso mi serve così. E allora ci vediamo al prossimo video con una prossima puntata che sarà la settima, dove andremo a fare effettivamente la cascata. Prima dovremo fare un paio di trattamenti, ma andremo a fare effettivamente la cascata e ad aggiungere poi anche tutto quello che riguarda le ultime piante da sistemare sul diorama. Da Alex Anime dal Mondo è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Ciao!